Argomento del video di oggi: Ducati Multistrada V4S Model Year 2022. Lo so, direte voi, ne avete già parlato tantissimo della Multistrada ed è vero, perché è una moto molto importante. L'abbiamo provata andando da Milano alla Sicilia, abbiamo fatto la nostra comparativa dove peraltro ha vinto, ma il Model Year 2022 cambia non solo perché è disponibile anche nel colore bianco, ma perché porta diverse innovazioni di elettronica e soprattutto porta una novità molto importante per tutti quelli che mi scrivono, e ce ne sono tantissimi, se la moto può essere adatta o no a loro, soprattutto perché non sono molto alti. La novità è Multistrada in versione low, versione bassa. Cambiano le sospensioni, si abbassa tutta la moto di 2 cm, quindi diventa più accessibile ed è il trionfo del brevilineo. Avanti, andiamo a vedere che differenze ci sono. Ebbene sì, non è solo il colore bianco la novità per il 2022 della Multistrada, moto di successo senza dubbio, ma anche moto che, come vuole ormai la filosofia Ducati, continua ad evolversi con l'obiettivo di assecondare le esigenze di un numero sempre maggiore di motociclisti. Anche quelli meno dotati di statura, che magari una maxi enduro la vorrebbero tanto comprare, ma per cui l'altezza della sella diventa scoraggiante. Ecco che quindi a volte non si compra la moto che si vorrebbe, ma quella che alla fine dà più sicurezza. Ma c'è anche chi ha pensato a loro. Dal 2022 la Maxi Enduro italiana per la prima volta potrà essere equipaggiata con la funzione Minimum Preload. Il sistema di sospensioni semi-attive della V4S porta il precarico del monoammortizzatore al minimo a moto ferma o a bassa velocità, abbassando la sella di circa 2 cm. In questo modo l'appoggio dei piedi a terra è più agevole e la gestione è più semplice, soprattutto quando magari la moto è carica. Ma non è tutto, perché a dar supporto a chi è di gamba corta arriva anche lo specifico kit che abbassa tutta la moto. È un accessorio originale Ducati e si può montare come aftermarket al prezzo di 253,76 € più manodopera. La cosa bella? Tutto è retrofittabile, come dicono quelli bravi, ovvero installabile anche sulle versioni di Multistrada già in circolazione, perché software e tarature delle sospensioni elettroniche non cambiano. Quindi potrete passare dalla multi alta alla multi bassa in qualsiasi momento. Devo dire che l'idea di abbassare tutta la moto è un'idea molto furba, perché ovviamente si cerca di rendere queste moto molto accessibili. Una delle cose principali quando si va in concessionaria e si sale sulla moto, si guarda se si tocca bene a terra e quindi si tende ad abbassare molto la sella. Il problema è che poi dopo l'ergonomia non diventa più ottimale, si sta molto incassati nella moto con le gambe molto piegate e il manubrio un po' alto. In questo caso, con la Multistrada bassa o low, come la vogliamo chiamare, la triangolazione pedane sella manubrio è esattamente identica a quella della Multistrada normale, quindi non è cambiato niente a livello ergonomico. Ovviamente quello che cambia sono le lunghezze delle molle che abbassano un po' la moto. E quindi alla fine cosa si guadagna o cosa si perde se si usa una multistrada bassa? O meglio, si guadagna sicuramente che si tocca meglio a terra, ma a livello dinamico cosa si perde? Per capirlo bene siamo venuti fino sulle Dolomiti facendo un viaggio di quasi 1000 km tra curve, autostrada, tornanti e quello che è, ma soprattutto abbiamo portato anche la sorella, quella con la sella normale, quella alta. Con l'introduzione del kit sospensioni ribassate, quindi il range di altezze sella della Multistrada V4S è ancora più ampio. Se a quanto detto aggiungiamo le selle disponibili come optional che abbassano la seduta di 30 mm o la rialzano di 15, ora il range di altezze può variare da 790 a 875 mm. È chiaro però che abbassando tutta la moto cambiano anche alcune caratteristiche di guida ed è per questo che abbiamo voluto fare un test approfondito saltando da una moto all'altra per capire veramente se si perde qualcosa della proverbiale dinamica di guida della multistrada oppure le sensazioni alla fine restano le stesse. Quello che non cambia è il grandioso funzionamento autostradale. Nei lunghi chilometri di trasferimento da Milano alle Dolomiti abbiamo potuto riapprezzare le doti da viaggiatrice della Multi. Protezione dall'aria eccellente, ottima triangolazione sella pedane manubrio, nessuna vibrazione e un cruise control adattivo che quando lo provi non ne vuoi più fare a meno. Questa è la costante tra le due moto, ma tra le curve? Beh, quelle ce le siamo andate a cercare ed ecco cosa ne è uscito. Piccola conclusione, anzi grandi conclusione del nostro viaggio: 2 giorni in giro per le Alpi, autostrada, passi alpini, abbiamo fatto anche il Giro del Sella, anche se diciamo che più che primavera sembra ancora inverno, però
Un giro lungo, quasi 500 km finora, ce ne aspettano altri 300 per tornare a casa, però utile per capire la differenza tra le due multistrada, quella tradizionale, diciamo, quella alta, e quella bassa, in tutte le loro piccole sfaccettature, perché sono proprio sfaccettature che si vedono solo saltando da una moto all'altra. Con me è venuto Alberto Ceccotti, che è uno dei tester ed è uno degli istruttori di guida più noti nel panorama italiano, anche più abili, e abbiamo condiviso un po' di impressioni saltando da una moto all'altra. Quindi alla fine la conclusione è: cosa si perde scegliendo la multistrada bassa? Diciamo che si perde davvero molto poco. La differenza principale è una minore velocità di esecuzione durante le curve. È una moto leggermente più fisica, ma parliamo di piccoli numeri percentuali, quindi si perde davvero poco. È una cosa che dopo 3 curve ti sei già dimenticato praticamente, e la multistrada bassa si guida esattamente come quella tradizionale. Il lavoro che ha fatto Ducati sulla multistrada per abbassarla e renderla più appetibile e quindi più abbordabile anche a chi non è altissimo, secondo me è stato davvero intelligente, perché non sono andati a stravolgere il progetto in nessun modo. L'elettronica delle sospensioni funziona esattamente allo stesso modo, l'escursione delle sospensioni nominale è esattamente la stessa. Dove sono andati a intervenire, come vi ho detto, è accorciando un po' la molla posteriore, che quindi è meno precaricata, e ammorbidendo leggermente la prima parte della corsa delle molle della forcella, così che la moto abbia più sag, quello che si chiama il negativo. Quindi la moto, quando ci si siede in sella, si siede un pochino di più. 2 centimetri non sono pochi, si capisce subito saltando da quella alta a quella bassa che c'è una migliore gestione in tutto, non solo perché si tocca bene a terra, ma basta fare un'inversione di marcia o un piccolo girotondo e si capisce che la multi più bassa è più vicina al terreno, tende meno a cadere dall'alto, perdonatemi, perché comunque si abbassa non solo il motore, non solo il serbatoio, ma anche chi ci sta sopra. Questo si traduce, come detto, in una minore velocità di esecuzione, ma stiamo nell'ordine appunto del 10% forse, ma anche in una maggiore stabilità, rilevata sia quando si va in autostrada ad alta velocità. La multistrada è una moto estremamente stabile, la multistrada bassa è ancora più stabile, ancora più piantata, sia quando si va a guidare tra le curve, dove la standard tende molto a essere veloce, quindi a andare dentro nelle curve molto rapidamente. La bassa tende a essere più plastica da usare, e questo rende tutto più rassicurante. Quindi, siccome chi va a cercare una moto più bassa per toccare spesso non è una figura, un rider estremamente esperto, tutte queste piccole cose si uniscono a dare una moto che complessivamente è più rassicurante. Alberto Ceccotti è l'alto 1,82 e alla fine anche lui quasi quasi preferiva la bassa, anche se siamo in grado entrambi ovviamente di gestire benissimo la multistrada alta. Piccole cose rilevate: ovviamente a cosa si rinuncia? A un pochino di luce a terra, ovviamente, perché i 2 centimetri abbassano la moto, quindi se si va a fare il fuoristrada ci siano 2 centimetri in meno dalla coppa al terreno, e quando si guida un pochino velocemente, anche se faceva tanto freddo e avevamo i tassellati, ma vi assicuro che con l'STR si può guidare davvero forte, la luce a terra è minore, quindi il contatto magari dello stivale col terreno o della pedana, anche se non l'abbiamo mai toccato, è più può arrivare prima rispetto alla multistrada standard. Questo è un pochino quello che si perde, e si perde un pochino di quell'effetto materasso che hanno le sospensioni della multistrada standard, perché quei piccoli centimetri che si vengono persi sono quelli che vengono persi comprimendo di più la molla. Quindi la molla della multistrada standard si comprime un pochino meno, la molla della multistrada bassa è già un pochino più compressa, e quindi magari rimanda qualche piccolo colpo in più. Tutto questo è il quadro delle due moto, il che vuol dire una moto assolutamente alla portata di più persone rispetto a quelle che sono in grado. Ne abbiamo trovate anche oggi durante il nostro giro, di gente che ha provato delle moto alte, la serie è troppo alta, non tocco bene, e quindi questa cosa condiziona ancora più della bellezza della moto, delle prestazioni, la scelta di una moto piuttosto che un'altra. Quindi molto bene Ducati, bravi, furbi, perché non avete fatto una moto abbassata, un bassotto con una posizione in sella sgradevole, ma avete fatto una moto che si guida esattamente come l'altra, ma è più abbordabile sotto tutti i punti di vista. Chiudo dicendo che questo giro che abbiamo fatto oggi noi lo potrete fare anche voi, e questa cosa è interessante perché Ducati lancerà l'Alpen Tour, non solo questo giro ma tanti giri sulle strade delle Alpi. Vi metto nella tabella il calendario, si parte dal 15 di maggio, si va alla Tuile, si va a Courmayeur, andranno a Bormio, mi sembra al Tonale se non mi ricordo male, poi Canazei dove siamo in questo momento, e fino ad arrivare a Cortina. Tanti giorni per poter provare sia la multistrada alta sia la multistrada bassa, quindi questo confronto, volendo, lo potrete fare anche voi.
più o meno è tutto quello che mi sono appuntato in questo viaggio di ormai 500 km più 300 tornare di stasera, e basta, questo è quello che ci siamo appuntati. Qua sotto nei commenti però si può discutere di tutto, io vi aspetto qua e noi ci vediamo al prossimo video.